Questa corsa ci ha proprio fatto venire fame. Nonostante il caldo, la fame non ci manca mai. Ma prima di pranzare presso una famiglia che cucinerà per noi, sostiamo in un mercatino in mezzo alla giungla a provare il famosissimo sticky rice. Mamma che cosa buona! Uno snack molto diffuso in Cambogia che consiste nel far cuocere del riso con dei piccoli fagioli neri e del latte di cocco nella canna di bambù, che a sua volta contiene acqua. Ed è una cosa... Una bontà, anzi io ne mangerei ancora. Ciao! Visto che lo sticky rice non ci sazia, è così giunta l'ora di provare la vera cucina cambogiana. Ma soprattutto, io voglio provare il famosissimo amok. Il pranzo è fantastico e come digestivo proviamo un liquore a base di tarantola. Sì, proprio la tarantola, quel ragno peloso, non so se ce l'avete presente. Il liquore e il pranzo ci permettono di riposare nel tragitto che ci separa da Siem Reap, dove ad attenderci troviamo una pioggia torrenziale che però non ferma in nessun modo la popolazione cambogiana. Siem Reap è una delle mete più turistiche della Cambogia. Con i suoi locali, mercatini e la sua vita notturna, è la città più vicina ai meravigliosi templi di Angkor Wat. Siamo a Siem Reap, siamo arrivati oggi, adesso stiamo cenando, cose buonissime. Qui passeremo 2 notti e proprio la prima sera assistiamo alla famosissima danza Khmer. Una danza che sembra essere fatta apposta per me e che mi fa dedurre che in una vita precedente io sia stata una ballerina Khmer. In queste danze vengono scenati amori nati nelle risaie e la caratteristica principale sono i movimenti molto lenti realizzati dalle bellissime donne cambogiane che indossano meravigliosi costumi. Sono le 4:30 del mattino, siamo a non lo so dire. Sono le 4:30 del mattino e stiamo andando a vedere i templi di Angkor Wat. C'è un po' di gente ma sicuramente ne varrà la pena. With my friend Zaro. What's your name? Sarun. Zarun. Yeah. Zarun ci sta accompagnando in questo viaggio magnifico. E ora siamo ad Angkor Wat. Yeah. Angkor Wat. Angkor Wat. Ce la facciamo a scendere. Un po' di vertigini.
Non distanti da Angkor Wat troviamo i magnifici templi di Angkor Thom, conosciuti nel mondo non solo per la loro misteriosa bellezza, ma anche perché questi templi sono stati set cinematografici di numerosi film, tra cui Tomb Raider. Man mano che ci si addentra in questo sito, la natura sembra intrecciarsi con la memoria dell'uomo e tra canti di cicale e raggi di sole, gli alberi argentati emergono dalle rovine fondendosi con esse. We are in Tapru Temple. Yeah, This a temple Buddhist temple is a Buddhist temple. built in the late 12th century. Yeah, Yeah? by the king named Jayavarman VII. So when you guys come to Cambodia, don't forget to see this temple and looking for Sarun, okay? Ciao Bella. Ciao, Belle. This temple is also the temple of the movie Yeah, Tomb Raider. Tomb Yeah, Raider. by the Hollywood company. Yep. Okay? Okay. Si può comunicare con Buddha attraverso l'eco che il battito della nostra mano sul nostro petto emana, e quindi noi dobbiamo pensare a un grande desiderio che abbiamo, battere la mano sul nostro petto e l'eco arriverà a Buddha. E per concludere questa maratona di templi, arriviamo al Tempio di Bayonne, che è indubbiamente il sito che più ci ha colpito per la sua maestosità e per la sua unicità. In questo luogo avvolto dal mistero, volti di pietra si susseguono dietro altri volti di pietra, ben 216 in tutto il tempio, e che sembrano celare un segreto nascosto nel tempo. Stiamo andando ad Angkor Thom City.
Se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanella per ricevere tutte le notifiche ai nostri video.